Appuntamento immancabile con Cristiano Luzzago, che oggi ci racconta l'elegante Alfa Romeo Giulietta Sprint speciale. Amici appassionati di automobili da collezione, oggi parleremo dell'Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale, o più brevemente denominata SS. Come abbiamo detto in documentari fatti precedentemente relativi alle serie Giulietta, queste furono introdotte per volere di Luraghi per dare un avvio alla produzione industriale dell'Alfa Romeo, che fino a quel momento era sempre stata di numeri abbastanza esigui. Con l'avvio della prima, che fu la Sprint, seguita dalla berlina e successivamente dalla Spider per volere di Max Hoffman, l'importatore americano, fu introdotta la SS con uno studio che iniziò nel 1957, in questo caso su volere proprio dell'Alfa Romeo, sulla scorta di quelli che furono i successi sportivi ottenuti precedentemente dalle Giulietta disegnate e realizzate in alluminio da Zagato. Quindi la volontà era quella di avere una vettura competitiva direttamente prodotta dalla casa che potesse soddisfare i piloti e mettere in rilevanza il marchio autonomamente. Quindi che cosa fare se non affidare a Bertone, che avvalendosi del designer Franco Scaglione aveva già presentato negli anni 53, 54 e 55 le famosissime BAT 5, BAT 7 e BAT 9, che erano le berlinette aerodinamiche tecnologiche. Erano vetture che dovevano studiare i coefficienti di penetrazione, quindi il CX, nel più evoluto dei modi, e che erano state veramente dirompenti nel mercato all'epoca. Infatti l'Alfa Romeo le aveva utilizzate per essere presente nei vari saloni nazionali e internazionali. Quindi Scaglione, con la stessa esperienza utilizzata per fare le BAT, disegnò questa vettura e, non avendo all'epoca una galleria del vento, come si usava, utilizzava l'autostrada Milano-Torino per lanciare la vettura in velocità con attaccati dei fili di lana che evidenziavano il movimento, i flussi dell'aria, che filmati e fotografati da una vettura che correva a fianco di quella in lavorazione poteva poi dare tutti quei riscontri sui quali andare a correggere le linee e l'aerodinamicità del modello. I primi 3 prototipi realizzati da Bertone furono presentati al Salone di Torino del 57, a quello di Ginevra del 58 e anche a quello di Torino del 58. Poi nel 59 venne presentato il modello, per dire, definitivo di quella che era la vettura da corsa, che differentemente però dai primi 3 prototipi, che erano totalmente in alluminio, era stata costruita in acciaio con solo le porte e i cofani in alluminio. Questa vettura fu prodotta in 101 esemplari per poter ottenere le omologazioni per correre. Purtroppo, nonostante l'aerodinamicità della vettura, il peso non le consentì mai di avere dei risultati eccellenti e quindi in seguito fu poi trasformata in una Gran Turismo sportiva. E quindi, mentre il primo modello era veramente spoglio, non aveva paraurti, gli interni erano molto spartani ed era quindi una macchina da competizione, con il modello successivo, cioè quello che poi diventerà di produzione, quindi una sportiva elegante, sarà poi, come questa che vediamo oggi, configurata con tutti quegli accessori che la rendono una macchina molto gradevole sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista dell'utilizzo quotidiano, perché era comunque una vettura destinata a un pubblico di livello superiore, molto più costosa rispetto alle normali Sprint, e quindi aveva un grado di finitura e delle caratteristiche che la rendevano una vera Gran Turismo. La Giulietta Sprint Speciale fu prodotta dal 59 al 63
mentre dal 63 al 65 fu denominata Giulia Sprint Speciale perché la cilindrata fu aumentata da 1.300 a 1.600 cm3. Le caratteristiche di questa vettura, fin dai primi prototipi, sono quelle di avere il telaio accorciato, il telaio in sostanza della Spider da 2,25 m, quindi con un passo inferiore a quello della Sprint normale di serie. Il motore è quello della Veloce, però rispetto alla Veloce è incrementato addirittura di 10 cavalli, quindi ha praticamente 100 cavalli che le consentono, dato il coefficiente di aerodinamicità molto basso che è di 0,28 per l'epoca quasi eccezionale, di raggiungere velocità di 200 km/h. Quello che la rese poco competitiva nell'ambito delle corse fu il fatto che era molto lunga, aveva molto sbalzo davanti e dietro rispetto a quelle di Zagato, e questo la rendeva meno maneggevole nei percorsi più tortuosi. La carrozzeria di questa macchina, abbiamo detto che nei primi prototipi era totalmente in alluminio, nelle prime 100 prodotte per l'omologazione era in acciaio con portiere e cofani in alluminio, mentre in quelle di serie era totalmente in acciaio, dato che non aveva più questa necessità di dover competere e quindi di dover essere alleggerita in qualche modo. La linea della carrozzeria è particolarmente filante e anche la capote con questo parabrezza molto arrotondato e aerodinamico e il lunotto, anche questo che si collega molto bene alla coda, che producevano una tale velocità dell'aria che impediva l'utilizzo dei terzicristalli oltre una certa velocità, per cui fu necessario introdurre questa protezione in plexiglass che riparava i terzicristalli dal flusso dell'aria, impedendogli di alzarsi e quindi di perdere la proprietà di pulire il parabrezza. Tutte le Sprint Speciale avevano due caratteristiche innovative che furono poi mantenute anche sulle altre serie successivamente, ed erano appunto il cambio a 5 marce sincronizzato e i freni a tamburo a 3 ceppi autovolgenti, caratteristiche che la rendevano più veloce e con una maggiore capacità frenante rispetto agli altri modelli. Furono poi mantenute sulla produzione di serie delle altre vetture. Nella Sprint Speciale di serie abbiamo delle finiture molto eleganti e con la possibilità, come in questo esemplare, di avere su richiesta specifica anche il colore metallizzato e l'interno in pelle. Infatti questa vettura, che fu venduta nuova destinata al mercato svizzero, probabilmente aveva ottenuto queste caratteristiche proprio su richiesta del cliente che desiderava un oggetto che fosse particolarmente raffinato rispetto alla maggior parte delle vetture di questo tipo che le vediamo quasi sempre di colore rosso. In particolare è anche la profilatura posteriore della macchina, che è molto lineare e che termina con una coda tronca stile K che deriva da Kamm, che fu appunto l'ideatore tedesco di questo genere di code tronche che producevano un buon effetto aerodinamico. Della Sprint Speciale furono prodotti circa 1360 esemplari che, paragonati alle altre produzioni delle Giulietta, erano comunque numeri piuttosto ridotti, anche perché era una macchina comunque abbastanza di elite, e questo ancora oggi la rende un modello abbastanza difficile da reperire sul mercato e ambito dai collezionisti in tutto il mondo.